Lo so che siete abituati agli assoluti, che siete abituati ai superlativi, ma quello che è successo all'ASL 1 di Avezzano sul Mona e l'Aquila è una tragedia vera, una tragedia che vede coinvolte migliaia di persone, la massima parte delle quali, o forse tutte, completamente ignare di quello che è successo, che si ritrovano in una condizione non solo di privacy violata, ma spesso anche di pericolo vero e proprio. E tutto questo perché da oggi sono online i referti degli esami di tutta la SL1. Una storia incredibile che va raccontata soprattutto perché sembra che nessuno voglia raccontare le cose come stanno. Io sono Matteo Flora, sono in questo momento assolutamente sconvolto dalla portata di quello che vi sto per raccontare e questa è una puntata speciale di Ciao Internet. Ciao Internet. Non so nemmeno da dove iniziare. Inizierei con i ringraziamenti. Buona parte della timeline dei dati precisi che io ho a disposizione sono frutto di un regalo fattomi da Claudio Sono, da Matteo, Stellar Clown e da Dario Fadda, che mi hanno aiutato tantissimo nell'essere preciso e nel riuscire a fare un video in così poco tempo. Se volete conoscere meglio il loro progetto potete cercarli su Twitter o su dashboard di Ransomware Monitor che trovate all'indirizzo www.ransomfeed scritto feed.it. Detto quello, cosa è successo? Parte tutto dal 3 di maggio alle 17:15 appare sul sito di una delle gang di ransomware, cioè di sistemi che infettano un sistema attaccato, cifrano il contenuto ed esfiltrano, questa parte sarà importante, cioè tirano fuori i dati e li salvano remotamente, un attacco. L'attacco viene pubblicizzato e da lì in poi si susseguono tutta una serie di eventi, di dichiarazioni, di cose che succedono. Gli eventi si susseguono rapidamente, mano a mano finiscono online prima dei piccoli pezzi per far vedere che effettivamente i dati sono stati trafugati e poi le dichiarazioni. Le persone che hanno attaccato, la gang che ha attaccato, dichiara di avere circa 522 credo giga di dati, una mole enorme, sterminata se calcoliamo che i referti sono tutti dati di piccolissime dimensioni. Mano a mano si va fino all'8 di maggio in cui, per far vedere che sono seri, viene rilasciata una prima tranche di circa 10 giga di dati e poi altre comunicazioni il 10, l'11, il 13, il 15 di maggio oggi, la data fatidica in cui fallite probabilmente le trattative o anche come gioco di forza, ma lo vediamo alla fine, il tutto viene pubblicato. Online oggi ci sono giga di dati di pazienti e sono dati particolari perché in questo caso non stiamo parlando di clienti o di fornitori, stiamo parlando di dati estremamente personali ed estremamente sensibili per la persona. E li vedremo tutti, ve li racconto tutti, ma prima lasciatemi un attimo continuare la storia. La storia continua con una serie di dichiarazioni che si susseguono. La prima in cui dicono che hanno pubblicato sul loro blog un po' di cose e ancora dicono da dove li hanno presi da un sistema di backup, probabilmente Daedalus loro dicono. Da lì in poi, perché vi ricordo tutto questo, ma ne parliamo alla fine, tutto questo non appare nascosto chissà dove, ma in un sito pubblico che si può trovare con un paio di click che non vi dirò ovviamente, perché non è mia intenzione diffondere ancora di più questo tipo di dati, anzi tutt'altro, ma in un posto pubblico dove migliaia di persone hanno acceduto, non solo nerd o addetti ai lavori, come sono io che mi occupo di queste cose di lavoro. Poi una serie di messaggi, addirittura viene rilasciato un file che si chiama pazienti.txt in cui vengono scritti un bel po' dei nomi, e stiamo parlando già di più di 1.000.000 di nomi di pazienti, ma i pazienti sono ovviamente migliaia e migliaia, fino al rilascio completo. Nel rilascio completo
la lista di file, qui non c'è scritto ancora nulla, sono solo le tipologie dei file, non preoccupatevi, fanno impallidire, ma impallidire davvero. Che cosa c'è all'interno di questi dati? Partiamo dai meno importanti ai più importanti. I meno importanti, ci sono un sacco di dati tecnici. Per questa parte ho recuperato quello che hanno raccontato Claudio Sono, Stella Clown e tanti altri. Non me la sono sentita di scaricare personalmente i dati, anche se so dove sono e lo potrei fare in pochissimi secondi. Cosa ci sono? Partiamo dall'inizio. Dati tecnici. Dati tecnici significa password per le mail aziendali, credenziali per l'intranet, addirittura le password di referti criptati. Già i referti alcuni criptati, perché tutti questi dati sono completamente in chiaro. I giga di dati che sono stati pubblicati sono tutti in chiaro e vorrei ben vedere perché erano in chiaro e se erano in chiaro anche sulla parte di dati, perché lì ci sono problemi un po' peggiori. Poi ci sono i dati dei collaboratori, dei tirocinanti, le carte d'identità, le tesi di laurea, gli esami sostenuti e anche comunicati ed attestati dei dipendenti. Nota di colore, se volete un sorriso amaro, anche pare i certificati di un corso di cyber da 2 ore che è stato tenuto e che eventualmente non è servito a moltissimo, dati alla mano. Poi un po' di dati di archivio, quelli ci interessano ma nemmeno tanto, nel senso la manualistica di strumenti utilizzati all'interno dell'ospedale, un po' anche di inventari e di forniture elettroniche di materiali, ma da quel punto di vista, se fossero solo quelli, ci interessa molto poco. Poi la parte oscura, poi la parte che fa paura, perché all'interno dei 500 giga la massima parte è costituita da referti. I referti è il nome tecnico per gli esami medici. Ci sono, e questo viene già raccontato online, non li ho visti personalmente, niente di tutto questo l'ho visto personalmente, devo dirvi la verità. Quindi riporto quello che ho letto e che mi hanno comunicato persone di cui mi fido. Esami medici dei detenuti in 41 bis, in regime di carcere duro, tra cui, ed era già finito sui giornali, quello di Messina Denaro, i rapporti psichiatrici, psicologici di adulti. Ne ho vista una serie, in questo caso invece me ne hanno fatto vedere una serie oscurata, quindi non ho idea di chi siano, ma più o meno cosa succedeva. Rapporti psichiatrici e psicologici già sono un po' pesanti così, ma ci sono anche quelli di bambini, e tanti. Sindrome di Down, deficit dell'attenzione, disturbi dell'umore, autismo. Template, la cosa che mi ha impressionato, che mi dicevano, sono template. Template significa modelli già pronti per cambiare 4 cose e essere ristampati a piacere per qualunque cosa, e utilizzata dai peggiori malviventi. Come vedremo poi sono migliaia le persone che hanno avuto accesso a quei dati. E i template mi spaventano, perché a questo punto come sapere che sono reali e non contraffatti per qualunque tipo di somministrazione, per qualunque tipo di diagnosi? Ma almeno finisse lì. Nell'elenco che vi ho fatto vedere prima, anzi nell'elenco altri reparti: chirurgia vascolare, malattie infettive, e gli stessi lo stesso gang attaccante già parlavano in una comunicazione di avere i dati dei test HIV dei pazienti, riabilitazioni, screening e laboratori, fisiopatologia, diagnostica, neonatologia, ostetricia, medicina interna, trapianti. Tutti dati che sono stati e sono ancora oggi a disposizione di qualunque persona. Non vi dico nemmeno sia particolarmente competente, ma abbia un minimo di competenza nel settore, giusto per recuperare in, credo, 3 click dove scaricarli online. E qui potremmo fermarci, ma invece qui è dove vorrei davvero iniziare il nostro video, perché ci sono 3 o 4 profili che per me sono importantissimi. Ci sono i profili che ve li dico prima, quando ho una lista che mi sono fatto. Uno, come in realtà il presidente della regione, il
vabbè, Marco Marsilio, in quota Fratelli d'Italia, credo abbia fatto di tutto, ma principalmente legato sembra a sviare l'attenzione. 2, chi e quante persone hanno avuto accesso ai dati. 3, voglio parlare di responsabilità perché è fondamentale. 4, voglio parlare di riscatti e di come il riscatto, perché è complesso anche quello, e poi voglio parlare dei pazienti. Partiamo dall'inizio. Perché dico insabbiare? Perché le dichiarazioni fatte dal presidente della regione sono inquietanti, perché le recupero. Teniamo a sottolineare che la divulgazione dei dati trafugati costituisce un reato, GAC, grazie al, e chiunque scarichi i file dal dark web commette un reato, che è anche il motivo per cui non ho voluto scaricarli. Quindi invitiamo tutti a non aprire i documenti rilasciati illegalmente in rete. Va bene, le ASL e le regioni non pagheranno nessun riscatto, e qui abbiamo visto che cosa è successo, ma questo è un discorso un po' più complesso. Ma sotto Marsilio spiega che questo attacco informatico ha lo scopo di lucrare attraverso la divulgazione di questi dati, e l'unico modo per contrastarlo è quello di non aprire i documenti, che è una frase di una stupidità leggendaria. Perché di una stupidità leggendaria? Perché non è certo non saranno certo i giornalisti il problema, o quei 4 sfigati o non sfigati, tecnici o non tecnici, che apriranno quei documenti il vero problema. Il problema è un altro, e lo vedremo molto bene. Ma quello che mi chiedo io è, invece che mandare messaggi più o meno sottili, minatori a giornali e giornalisti, quanti pazienti sono stati contattati? Perché da quello che mi sembra, e ho capito, a meno di altre cose, non mi sembra che i pazienti siano stati massivamente contattati. Anzi, non ho idea di nessun paziente che sia stato contattato. Anzi, ho pazienti che mi hanno scritto dicendo: ma tu sai qualcosa in più? No, sfortunatamente non so qualcosa in più, e non riesco nemmeno a dire se i pazienti erano o non erano all'interno dell'elenco. Ho deciso per 1000 ragioni di accedere al sito, ma di non scaricarlo. E invece che perdere così tanto tempo con i giornali, velatamente minacciando il singolo giornale, un po' di tempo per preparare un piano di contatto adesso dei pazienti, perché è già tardi. Siamo già passati dal 3 di maggio al 15. I malviventi hanno già in mano, quelli che davvero vogliono fare male, hanno già in mano questi dati. E partiamo proprio da lì. Quante persone hanno in mano i dati? Lo sappiamo, perché il sito degli attaccanti, che vedete riportato qui, tanto è inutile che andate a zoomare, ho tolto ogni singolo link, ci dice quante persone hanno visualizzato quella pagina, e sono quasi 6.000. Nel momento in cui sto facendo il video erano 5.881. 6.000 persone hanno avuto in mano i dati, e il problema non sono certo i giornalisti, il problema non è quello, il problema è che qualcuno di questi ha in mano quei dati, ha in mano tutti i dati possibili, e può iniziare, e credo che qualcuno più o meno lo farà, a ricattarli. Già, perché lì dentro ci sono dati estremamente importanti, dall'infettologia, ok? Uno tra tutti, HIV, al fatto magari di aver abortito e non volerlo raccontare in giro. Non è che ci sia un particolare stigma né nell'HIV né nell'aver abortito, ma magari non voglio che mi si racconti in giro. Ci vuole veramente poco per prendere i nomi all'interno lì e iniziare a ricattarli e dire: se tu non mi paghi X io divulgo i dati. È già successo, è successo con il data breach di Ashley Madison. Ashley Madison era un sito enorme di incontri extraconiugali, e all'interno di quel sito di incontri extraconiugali c'è stata proprio una massiva operazione di richiesta di riscatto, di estorsione su larga scala, in cui arrivavano le mail alle persone che erano recensite lì dentro dicendo: o mi paghi o io divulgo i tuoi dati, e a tutte le persone che conosci, al tuo marito, a tua moglie, non importa poi a chi. E lì c'erano stati anche numerosi suicidi dedicati. Non credo e spero che non sarà questo il caso, ma bisogna pensarci, e per quello che bisogna avvisare queste persone il prima possibile. Poi un grande altro problema: la responsabilità. Chi pagherà i danni a questi migliaia di pazienti? Quale catena gerarchica di responsabilità all'interno della struttura dell'ASL 1 verrà fatta valere? Perché
se non ci sono misure per far valere una responsabilità, se tutto viene fatto cadere nel inshallah è successo, Dio lo voleva, Dio lo vult, significa che non c'è responsabilità. Che non è il volere, attenzione, non è il mio volere la testa di qualcuno, ok? La testa di qualcuno a questo punto non serve a niente, ma se non c'è responsabilità per una cosa di questa dimensione, di questa portata titanica, non c'è nemmeno l'interesse da parte di altre realtà simili a evitare tragedie simili. Si sa che nel caso succeda, inshallah, ha voluto il caso, gli alieni, i Soros, i mutaforme. Capite cosa intendo, vero? E ancora una volta, il messaggio che è stato fatto passare dagli attaccanti in questo caso è spietato ma funzionale. Il messaggio spietato è: o fate come diciamo noi o noi li rilasciamo davvero i dati, non importa se sono dati sanitari o meno, non importa la vita dei pazienti, non importa loro, come sembra importare poco a tutta una serie di classi politiche che parla del problema del fatto che qualcuno divulghi i dati tra i giornalisti o tra i ricercatori e non invece tra i veri criminali, che onestamente della sua, mettiamola così, velata minaccia, non vi dico che utilizzo fanno, ma è molto simile alla carta igienica. Il riscatto è un problema vero. Allora, è un tema difficile perché per chi ti dice vabbè, dovevano pagare, facciamo così: pagare il riscatto non è reato nell'ordinamento italiano, almeno questo più o meno lo sappiamo, non è ancora perlomeno reato. Avevamo fatto una live, una conference, la trovate sul canale, che spiegava come e perché da gente più brava di me, avvocati eccetera. Ma il problema è che anche se non è reato è eticamente sbagliato, ok? E sono abbastanza convinto che la ASL 1 non avrebbe potuto, nemmeno volendo tra l'altro, pagare. Come sblocchi un budget di milioni di euro senza gara pubblica, come lo motivi eccetera? Non puoi, non è fisicamente, secondo me, possibile un riscatto sopra un tot. Ma abbiamo bisogno di una seria riflessione tra tutela e morale. Non è questo il momento, non ne ho forse nemmeno la capacità, però all'interno delle sedi opportune, le sedi opportune secondo me è l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, è la CN, andrebbe un attimo capito questo discorso. Non ce lo diranno mai nel caso lo facciano, non voglio sapere nel caso prendano decisioni, vorrei sapere che qualcuno ci ha pensato, ha valutato tutte le possibilità e ha deciso, come tra l'altro sono d'accordo, di non pagare, ok? O di pagare. Non importa, l'importante è che non sia una decisione presa a caso, ma che sia una decisione pensata, riflettuta e con dietro una grande parte. Ho finito, ma rimango quasi senza parole, sono già passati 18 minuti, grazie di essere arrivati fino a qui. L'ultima parte è dei pazienti però, e i pazienti sono la parte che mi interessa di più e che mi spaventa un po' di più. Chi penserà alla vita di questi pazienti? Perché fino adesso, da quello che sappiamo noi, nessuno. Sono ricattabili, tanti di questi, forse già ricattati, perché potrebbero essere benissimo ricattati da uno qualsiasi dei 6.000 che hanno avuto accesso a quei dati, o da altri decine di migliaia che da quei 6.000 che magari hanno avuto i dati li potranno ricomprare, rivendere, ricondividere, e tutto questo è un impatto, l'ho già detto, devastante, ma non sto scherzando, spero di riuscire a passarvi quanto questa cosa sia incredibile, e vorrei capire se nessuno li ha già avvisati e se nessuno mai li avviserà. E siccome io ho un po' il dubbio, devo dire la verità, spero di sbagliarmi, nel caso chiedo scusa a chiunque è coinvolto preventivamente, ma siccome ho come la paura che nessuno poi li contatterà uno a uno, vorrei suggerire ai pazienti di muoversi direttamente, non andando direttamente a recuperare, ci sono una serie di problemi, magari mettendosi in un gruppo,
fondando un comitato e chiedendo indagini difensive per la loro tutela. Sulla scorta di un mandato per le indagini difensive, quei controlli che sono preclusi a Matteo, come è giusto che sia, e a tanti altri ricercatori che non vogliono scaricare quei dati, anche per un problema davvero di peso morale di quello che ci potrebbe essere scritto, però sulla scorta di un mandato di quel tipo, allora sì che magari i professionisti dedicati possono, nella tutela delle persone che sono nel comitato, andare a vedere chi c'è dentro, cosa c'è dentro e avvisare le persone, avvisare di quali dati ci sono, come e perché, ma lo possono fare solo gli interessati. Non lo può fare Matteo, non lo può fare tante altre cose, quindi li invito a organizzarsi. Se qualcuno di questi potenziali soggetti è minimamente tecnicamente valido, chiedete una mano, chiedetela a quello che chiedete a me, ma chiedetela a chiunque. È necessario organizzarsi per capire bene che cosa c'è, dove e come, e quanto vi verrà detto rispetto a quelle cose, e poi rivalersi in ogni sede possibile, dal garante della privacy al civile, se verrà ritrovato qualcosa, anche al penale, perché queste persone sono obiettivamente adesso in pericolo sulla loro privacy, ma pericolo anche di estorsione, e non è giusto che siano eventualmente vittime 2 volte. La prima perché i dati sono stati persi, la seconda perché nessuno li ha tutelati o difesi nelle sedi opportune. Tutto qui, io spero di essere stato il più possibile preciso, spero di aver detto il numero minore di imprecisioni possibile. Vi ricordo ancora una volta che l'analisi dei dati non sono riuscito, non è vero, ecco, è scorretto, non ho voluto farla direttamente, mi sono basato sui materiali che mi hanno passato già preventivamente anonimizzati e su quello che dichiarano le varie fonti. Se siete stati coinvolti, muovetevi il più in fretta possibile con qualcuno di capace per capire esattamente cosa, dove e quando e come potervi tutelare. Grazie ancora a Claudio Sono, a Stellar Clown, a Dario Fadda, grazie a tutti voi di essere stati con me. Spero che non ci saranno aggiornamenti, ma nel caso li troverete sul canale, e come sempre, e anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato, e mai come questa volta ne state parati.